Benissimo, adesso vi faccio vedere un attimino quali sono gli ingredienti che serviranno per ricreare questo fantastico risotto con morchelle e asparagi selvatici, ok? Vi faccio vedere adesso. Ora tagliamo gli asparagi selvatici a pezzettini, come sta facendo la macinina. Bene, come possiamo vedere la macinina adesso sta pulendo le nostre spugnole, liberandole praticamente dalla terra e dalla sabbietta che purtroppo nella crescita si vanno diciamo a infilare all'interno degli alveoli. Questa è la fase di pulitura che dovete fare molta attenzione, farla bene se non volete poi nel momento in cui le mangiate sentire il terriccio, la sabbia sotto i denti, che non è per niente piacevole. Quindi cosa stai facendo adesso, macinina? Stai attento. Taglio le morchelle. Ok, le tagliamo a pezzetti dopo chiaramente averle lavate accuratamente, giusto? Ma vedo che lì ci sono un sacco di ingredienti, no? Sì. Che ci puoi indicare che cosa sono? Allora c'è il burro, sale e pepe, un bicchiere di vino bianco, gli asparagi già tagliati selvatici, il riso. Il riso quanto? Una tazza per commensale più una, un po' di cipolle e il parmigiano reggiano. Non vi do le dosi perché io vado a occhio, lo so, è sbagliato, ma così è. Segreti della macinina, dai, diciamola tutta. Bene, vedo che la macinina è entrata in pole position e vedo che utilizzi cos'è, una pentola? No, non so. Un tegame di terracotta, benissimo. All'interno ho messo del burro a fuoco medio e adesso fa sciogliere lentamente praticamente il nostro burro. Ok, ora aggiungi la siola, come si dice a Genova, la siola. Non sono genovese. Se lo dico io ridono i genovesi, però almeno per quarti d'ora. Benissimo, ora vedo che hai fatto rosolare bene la cipolla e hai in mano i nostri asparagi selvatici. Ok. Li aggiungiamo. Bene. Facciamo dare un po' di sapore. Bene, facciamo dare un po' di sapore. Che buono, buono, buono. Sa di cervego. Bene, ora vedo che hai fatto rosolare ancora un goccino di tutto? Sì, stanno prendendo sapore, ora ci aggiungo i nostri funghetti. Wow, mi sta già venendo fame. Bisogna mescolarle tante, vedo. Lo si fa per non farli attaccare perché hanno rilasciato l'acqua, le lasci un goccino appena appena, le lasci saporire. Eh sì, perché vanno cotte parecchio le spugnole, devono andare via l'acqua perché come moltissimi funghi hanno un po' di tossine termolabili chiaramente, quindi con la cottura prolungata, non chiaramente, non è un fungo che si presta a una cottura proprio quasi cruda, ecco, deve cuocere parecchio, quindi si fa dar via prima l'acqua, una volta che evapora l'acqua la si fa cuocere ancora insieme alle nostre pietanze in maniera che le tossine vadano via. Benissimo, ora vedo che l'acqua praticamente si è consumata piano piano con la cottura. Adesso macinina cosa facciamo? Aggiungiamo il riso. Aggiungiamo il riso e vai. Così a freddo proprio. Bene. Praticamente
si tosta all'interno insieme ai nostri asparagi e alle nostre spugnole, quindi si insaporisce veramente di brutto. Ok, ora cosa fai? Perché bisogna stare attenti che non si attacca il riso. Aggiungo un goccino di vino bianco che naturalmente ho fatto cadere. Beh, io avrei fatto di peggio, avrei cotto direttamente sul piano cottura. Vabbè, gli chef mi perdoneranno, avrò già fatto 1500 guai, ma chiedo venia a prescindere. Bene, vedo che si sta asciugando il nostro riso. Cosa fai adesso? Aggiungo del brodo vegetale poco per volta e abbasso la fiamma. Oh, spettacolo, mi è venuta una colina in bocca, che guai. Benissimo, ora siamo quasi a fine cottura, direi, no? Praticamente sì, aggiungiamo un po' di pepe che insaporiamo un po', poi fra poco metteremo dell'altro burro e del formaggio grattugiato e il riso è pronto. Un po' di burro. E il nostro formaggio grattugiato. E ora ragazzi, colpo di coda nella cottura e poi tutti a tavola. Benissimo, siamo giunti praticamente a fine cottura. Ora la macinina ce l'impiatta, giusto? Ok. Guarda, intravedete anche il nostro gattone Zeus, che è là che dorme sornione. Voilà, spettacolo. Ragazzi, adesso lo assaggiamo. Benissimo ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, chiaramente con questo fantastico risotto alle spugnole e agli asparagi selvatici, quindi adesso non faremo altro che fare la prova del cuoco. Assaggiamo. Se vivi. Squisito ragazzi, ve lo consiglio veramente, seguite passo per passo come abbiamo fatto nel video per poterle ricucinare, così vi fate bella figura anche con gli amici, con gli ospiti, con i familiari se lo cucinate a casa. Se avete la fortuna di trovare le nostre spugnole, cucinatele anche in questa maniera perché veramente ne vale la pena. Ok, adesso concludo questo video dandovi appuntamento al prossimo video, alla prossima anche battuta di funghi, con cui concludo salutando tutti quanti e vi do appuntamento alla prossima. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un like qua sotto al video e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, e se vi piace di brutto il nostro video condividetelo, mi raccomando ragazzi. Ok, un saluto dal mondo di Fungomagia, da Macineto e dalla cuoca Macinina. Ciao!